Buongiorno, nell'ultimo video fatto con il professor Corrias, che si intitola La rivoluzione assiale, avevamo fatto una dichiarazione metodologica, cioè quella di fare un'analisi storica senza per una volta partire dai testi, cioè dalla lettura dei testi, e abbiamo mantenuto quella promessa. Adesso però in questo video facciamo la cosa inversa. Cioè andiamo a calare quell'analisi, di cui adesso farò una brevissima sintesi per chi non ha visto quell'altro video, l'andiamo a calare nei testi anche per capire come effettivamente le cose possono essere avvenute. Ecco, io ricordo che in quel video il professor Corrias ha affrontato due temi fondamentali. Il primo è quello di una periodizzazione storica, cioè di come nel corso dei secoli sia avvenuto un cambiamento che viene chiamato appunto rivoluzione assiale, che trova il suo momento focale importante nel VI secolo avanti Cristo. E per cui c'è una netta distinzione tra, diciamo così, religioni pre-momento di rivoluzione assiale e religioni invece appartenenti ai secoli successivi. E la seconda parte dell'analisi fatta dal professor Carrias è proprio questa, cioè lui dice che in realtà le cosiddette religioni pre-assiali non erano in grado di tematizzare e quindi di teorizzare dei concetti metafisici, quindi di mettere in analisi e produrre una vera e propria teologia, soprattutto ovviamente una teologia che abbia a che fare con il trascendente, con tutto ciò che va al di là di quella che è l'esperienza quotidiana. E nella trascrizione appunto delle parole del professor Corrias ci sono alcuni elementi importanti, e quando parla appunto delle società, chiamiamole così, pre-assiali, si parla di una esistenza presente in piena armonia tra gli uomini e i cosiddetti dei, peraltro indiscutibilmente caratterizzati in senso immanentistico, cioè dotati di una esistenza fisica, di un raggio di azione limitato, persino di una precisa personalità. E adesso, come ho detto prima, andremo a vederli nei testi anche aggiungendo una curiosità, che è una particolare interpretazione del significato del nome Yahweh. Diceva ancora il professor Corrias, concretamente le religioni antiche pre-assiali appaiono del tutto sprovviste di un sistema propriamente dogmatico, cioè di una teologia, così come appaiono del tutto incapaci di tematizzare in senso metafisico e trascendente la sfera del divino. E quindi la pratica cultuale era volta ad offrire cura materiale, cioè beni alimentari, sostanze aromatiche o inebrianti, giochi e divertimenti a queste divinità, che erano quindi esseri individuali capaci di trarre gratificazione e sostentamento da questo rapporto con gli uomini. Ecco, quindi questa è un po' la sintesi di ciò che abbiamo detto nel video precedente, e adesso andiamo avanti appunto vedendo nei testi come questo trova effettivamente conferma e come ci siano altre conferme che ci arrivano proprio da studiosi israeliani, quindi da studiosi in particolare dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Ecco, allora adesso andiamo a vedere che cosa dicono i testi e che cosa dicono anche altri studiosi in relazione ai testi biblici, ovviamente nella fattispecie. Per esempio il professor Garcia Cordero, che è professore di esegesi dell'antico, professore di esegesi dell'Antico Testamento e di teologia biblica all'Università Pontificia di Salamanca, in relazione proprio alla primitiva religione israelitica, fa delle affermazioni che sono veramente molto importanti. Dice: tuttavia, nella panoramica dell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni
nettamente spiritualiste. La giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita, poiché mancano lumi sulla retribuzione nell'oltretomba. Cioè, quindi, questo conferma questa incapacità di tematizzare dei temi metafisici. Per questo vengono promessi beni temporali a quelli che adempiono i comandamenti divini. La spiritualizzazione delle promesse divine si fa più profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586 a.C., cioè l'arrivo dei babilonesi in Israele, e la scomparsa della nazione come entità politica. Questo fa sì che gli spiriti eletti si ripieghino su di sé cercando una nuova interpretazione spirituale alle antiche promesse. Cioè, questo conferma esattamente ciò che veniva detto. Le religioni preassiali, compresa quella israelitica, sono incapaci di una elaborazione teologica metafisica. Questo avviene a partire dal VI secolo a.C. in poi. E se noi in effetti andiamo a vedere anche che cosa dice l'esegese ebraica in relazione a dei temi che sono normalmente considerati temi spirituali, come per esempio le promesse divine o per esempio il concetto di benedizione, allora noi leggiamo nell'esegese ebraica, nei commenti a passi della Genesi, leggiamo che per esempio Abramo otterrà, visto che risponde di sì alla chiamata di Yahweh, una grande nazione, cioè come benedizione, dice, indica infatti la fertilità. Il ti benedirò allude alla ricchezza e esalterò il tuo nome alla fama, dice il commentatore Rashi. Cioè benedire Abramo significava dargli ricchezza e fama, cioè beni materiali, non c'era nulla di metafisico, nulla di trascendentale. E ancora, sempre in un commento, un altro passo del capitolo 12 della Genesi, qui di nuovo l'esegesi ebraica dice che se c'è benedizione, cioè ricchezza in casa, è grazie anche per esempio alla donna, e grazie alla moglie, grazie alla compagna, ma benedizione e ricchezza sono assolutamente identificate, nel senso che benedizione non ha nulla di trascendentale. E ancora di nuovo, per esempio per il capitolo 23 della Genesi, dice il commento ebraico che Yahweh in sostanza aveva dato tutto ad Abramo, cioè aveva dato ricchezze, proprietà, onore, longevità e figli, cioè solo esclusivamente beni materiali. Non c'era nulla che appartenesse ad una concezione teologica, metafisica o trascendente. E tutto questo corrisponde perfettamente con quanto detto dal professor Corrias sulle cosiddette religioni preassiali. E Abramo, sappiamo benissimo, viene collocato variamente tra insomma il 1900-1800 a.C., quindi siamo chiaramente in epoca abbondantemente preassiale. E qui veramente i commenti, le esegesi sarebbero tanti, ne ho segnati parecchi, ma direi che sono più che sufficienti per comprendere come in realtà questa distinzione nei due periodi sia estremamente concreta e corrisponde esattamente a ciò che si legge nella Bibbia. Cioè la Bibbia è un libro che non parla di Dio, non parla di teologia, non parla di trascendenza, ma parla sempre e soltanto di beni materiali, cioè di tutto ciò che succede nella vita del qui ed ora a partire appunto dai patriarchi. Passiamo adesso a ciò che ho anticipato all'inizio, cioè ad una particolare interpretazione del nome Yahweh. E per questo ci rifacciamo agli studi del professor Israel Knoll, che è professore di studi biblici alla Hebrew University di Gerusalemme, il quale appunto ci fornisce una serie di indicazioni che
tanto per cambiare, per fortuna costituiscono, come dire, ulteriori conferme alle cose che andiamo dicendo da tempo, ma che ci dà una particolare interpretazione del significato del termine Yahweh. Allora lui comincia con l'esaminare il fatto che quando Mosè, siamo nell'Esodo, gli chiede come ti chiami, lui gli dice esattamente questo, e andiamo a leggerlo dal capitolo 6, io sono Yahweh e mi sono rivelato ad Abramo, Isacco e a Giacobbe, ma il mio nome Yahweh non l'ho reso noto a loro. Cioè lui si è presentato a Abramo, Isacco e Giacobbe con un altro nome, quindi non con il termine Yahweh. E dice il professor Knoll che oltretutto la Bibbia non fornisce un possibile significato a questo nome Yahweh, tant'è che, e l'abbiamo già ricordato nel video col professor Corrias, lui dice, quando Mosè gli chiede chi lui sia, gli dice Ehyeh Asher Ehyeh, che, come ho detto allora, viene tradotto in tanti modi possibili e immaginabili. Ne avevo citati alcuni, ne aggiungo un altro, per esempio Rav Hirsch dice che Ehyeh Asher Ehyeh significa io sarò ciò che desidero essere. Quindi questi sono tutte traduzioni che rimandano ad un preconcetto teologico, cioè danno a questo Ehyeh Asher Ehyeh un significato metafisico, un significato assoluto che invece assolutamente non aveva, non poteva avere, perché l'abbiamo visto, siamo in pieno dell'epoca pre-assiale cosiddetta, e quindi non c'era questa tematizzazione teologica metafisica. E appunto anche il professor Knoll dice che la parola Ehyeh sembra molto simile al termine Yahweh, dice però è scritta chiaramente in due modi diversi, cioè nella terza lettera a partire da destra nel termine Yahweh c'è una Vav, invece nella terza lettera a partire da destra di Ehyeh c'è la Yod, quindi sono due termini completamente diversi e quindi i significati non possono essere rimandati gli uni agli altri. Qui lui poi riprende il concetto storico dei Midianiti o Madianiti, come si preferisca chiamarli, cioè di quella tribù presso la quale Mosè si reca dopo aver ucciso un egiziano e quindi fugge dall'Egitto e incontra questa tribù dei Madianiti. E qui il professor Knoll dà tutta una serie di indicazioni di ritrovamenti archeologici che documentano come i Madianiti fossero collocati esattamente là dove li colloca la Bibbia, almeno nella espansione territoriale che loro hanno avuto, perché, per usare un termine molto moderno, e lo usa lo stesso docente universitario israeliano, dice erano una tribù di contractors, cioè lavoravano per conto di altri, quindi lavoravano anche per conto degli egiziani, lavoravano i metalli e come dire, commerciavano in spezie. E sappiamo che Mosè appunto incontra quello che sarà il suo futuro suocero, cioè Jetro o Reuel, che la Bibbia dice essere il sacerdote di Yahweh, Cohen, che come abbiamo già visto altre volte non significa sacerdote nel significato che noi siamo abituati a dare a questo termine, ma significa colui che si occupa degli interessi del governatore di quel territorio. E quindi qui abbiamo appunto una conferma dell'esistenza di questa tribù di Madianiti, e Mosè poi sposerà appunto una delle figlie di Jetro, Reuel, che diventa ovviamente suo suocero e gli trasferisce la conoscenza di Yahweh, perché Mosè incontra Yahweh, o meglio, Yahweh si presenta a Mosè proprio nel momento in cui Mosè, nel libro dell'Esodo, sta pascolando il gregge di suo suocero, e si presenta
appunto, come abbiamo letto prima, dicendo che il suo nome è Yahweh e che dice mi ricorderete con questo nome per sempre. Quindi questo Yahweh è un nome arabo. Perché arabo? Almeno nel suono, così come viene riportato, e nella sua origine. Perché i Madianiti era una tribù che discendeva da Abramo, e il professor Knoll scrive che leggendo il capitolo 8 di Giudice, quindi le vicende di Gedeone e le descrizioni che ne conseguono relative ai Madianiti con i loro monili d'oro e le loro cavalcature, questi erano direttamente correlati agli Ismailiti, cioè al biblico Ismaele. E sappiamo che Ismaele è considerato il capostipite di tutti gli arabi. Quindi dobbiamo dire che esattamente come dice la Bibbia, e il professor Knoll lo fa rilevare, in origine Yahweh era una, chiamiamola così, divinità, cioè un governatore che si occupava di un territorio e in particolare di una tribù, quella dei Madianiti, che era una tribù che discendeva da Abramo, ma con una linea diversa rispetto a quella di Isacco, Giacobbe, da cui deriveranno gli israeliti. E quindi Yahweh era un dio di una tribù di arabi, a tutti gli effetti. Il professor Knoll, tra l'altro, rileva un altro aspetto importante dei Madianiti. Dice che appunto si trovavano in quel territorio del nord-est dell'Arabia, poi nel nord-ovest, nel sud della Palestina, quindi nel sud del Negev, esattamente dove sono collocati dalla Bibbia. E che appunto, come ho detto prima, facevano da contractors, cioè lavoravano per conto di altri. Tant'è che erano conosciuti anche da altri popoli, per esempio erano indicati nelle iscrizioni di faraoni, come per esempio una iscrizione che si trova in Nubia nel tempio di Soleb, iscrizione del tempo di Amenhotep III, dove si parla di popoli appunto che vivono in quei territori e si parla degli Shashu, cioè di questi popoli nomadi, che sono identificati con il nome del territorio o della cosiddetta divinità che governa su di loro. E in una di queste liste si parla proprio degli Shashu Yewa, cioè dei nomadi di questo Yahweh. Ora dice il professor Knoll che ovviamente non si sa come fosse pronunciato il termine così come è scritto anche in lingua e nei geroglifici, in sostanza, ma non sappiamo neppure come fosse pronunciato in ebraico perché sia i geroglifici sia l'ebraico non prevedevano le vocali e dunque non ne sappiamo nulla. Però comunque viene identificato questo popolo come popolo appartenente a questa divinità e non è una cosa inusuale perché per esempio anche la divinità Ashur era la stessa divinità che aveva dato il nome alla prima capitale del regno assiro, cioè Ashur, oppure pensiamo ad Atene. Quindi identificare un territorio col nome del suo governatore era cosa usuale e questo ci sta ad indicare uno degli elementi fondamentali che sempre noi rileviamo in Yahweh, cioè la sua strettissima territorialità. Yahweh era conosciuto dalla civiltà ugaritica come il Signore del Sud. Abbiamo qui le iscrizioni egizie che ci parlano di un territorio a lui assegnato e quindi abbiamo delle ulteriori conferme sul fatto che Yahweh era tutt'altro che il Dio unico universale, ma era il Dio di una tribù, di un clan familiare che viveva in un territorio specifico che era stato a lui assegnato. E quindi questo termine Yahweh che cosa potrebbe significare? Citando gli studi del dottor Shlomo Dov Goitain, il professor Knoll dice che questo nome, almeno questo suono, potrebbe derivare dall'arabo che indica una
passione, una sorta di dedizione di questa divinità al suo popolo. E il professor Knoll la mette in relazione al fatto che Yahweh dice costantemente di essere un Dio geloso. Quindi da governatore dei Madianiti passa ad essere, che sempre discendono da Abramo, passerebbe ad essere governatore degli Israeliti, e in quanto tale lo conosciamo appunto come Signore, come governatore geloso. E qui il professor Knoll fa una affermazione fondamentale, secondo me, perché è uno dei temi che io ripeto dal 2010, cioè si parla di monolatria, non di monoteismo, cioè in quanto dice che i testi, e qui cita Esodo, cita Deuteronomio, che ho citato più volte sia nei libri che nelle conferenze, e dice che i testi non dicono che gli altri Elohim non esistono, ma dicono che non devono essere serviti. E quindi qui siamo totalmente d'accordo, ovviamente, e abbiamo una ulteriore conferma da parte di un illustre docente della Hebrew University sul fatto che gli Elohim erano tanti e che quindi Israele ne serviva uno tra i tanti, quello che governava in quel territorio. Il professor Knoll fa rilevare un altro elemento che è interessante e che riguarda proprio questa continuità del comportamento di questo Yahweh. I Madianiti avevano un culto aniconico, come si usa dire con termini tecnici, cioè non prevedevano, anzi proibivano qualsiasi rappresentazione della divinità o di qualunque altra cosa. Per cui, per esempio, quando nella zona di Tibna gli egizi, quando l'hanno occupata, hanno costruito un centro di culto alla Dea Hathor, quando questa zona di Timna è stata abbandonata dagli egizi ed è stata occupata dai Madianiti, i Madianiti hanno cancellato ogni immagine dedicata alla Dea Hathor, proprio perché, lo sappiamo dalla Bibbia, Yahweh aveva espressamente proibito di fare qualunque tipo di immagine, ed è ciò che dico che insomma bisognerebbe rispettare anche nelle chiese, perché il cosiddetto Dio Padre, così come vuole la teologia cristiana, aveva dato quest'ordine preciso, tant'è che gli israeliti non fanno immagini di sorta. Quindi abbiamo tutta una serie di conferme che ci dicono che Yahweh era un individuo che governava in un territorio preciso, un territorio che veniva riconosciuto come a lui assegnato. I Madianiti, cioè tribù citata dalla Bibbia, sono veramente esistiti e sono esistiti esattamente nel territorio in Medio Oriente dove la Bibbia li ha collocati. Abbiamo la conferma del fatto che Yahweh non era assolutamente l'unica divinità, ma era una tra le tante divinità, quindi che esistono altri Elohim. Quindi abbiamo tutta una serie di conferme che ci arrivano dagli studi accademici che ci dicono in sostanza quanto stiamo dicendo in questi anni e quanto sto scrivendo nei libri. Ma la cosa importante è appunto anche questa nuova, diversa interpretazione possibile del nome di Yahweh, che ancora una volta ci dice che in realtà non ne sappiamo nulla, e quindi ancora una volta il mio modestissimo consiglio è quello di non provare neanche a tradurlo, perché così come Ehyeh, Asher, Ehyeh, nei due video, quello con Corries e quello di oggi, l'abbiamo visto tradotto, sentito tradotto in tutti i modi possibili e immaginabili. Oggi abbiamo visto come Yahweh venga tradotto ancora in un altro modo, e tutto questo ci sta ad indicare come forse questo Yahweh stesso abbia pronunciato questo suo nome in non sappiamo quale lingua, e quindi rispettiamo questa nostra non conoscenza e, diciamo così, dobbiamo avere il coraggio di confessare la nostra ignoranza. Ciao, grazie e alla prossima.